Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Capricorno e le energie inaspettate dei prossimi 10 giorni. Abbiamo la carta dell'imperatrice, amici del Capricorno, è una bella carta, ci parla di qualche cosa che è in costruzione, che è in via di espansione e potrebbe anche parlare comunque di qualche nuovo progetto, di qualche nuova idea da sviluppare. Andiamo a vedere con i tarocchi. Per qualsiasi informazione vogliate, per quello che riguarda i percorsi di crescita e le consulenze personalizzate, trovate tutto in descrizione. C'è l'indirizzo mail, il numero di telefono, il link alla pagina web, il link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene. Partiamo con un 8 di pentacoli. Regina di bastoni, il mondo, sette di pentacoli, cinque di coppe, giudizio e 9 di bastoni. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta e vediamo qual è il movimento energetico più importante del periodo. Cercate di adattare la lettura alla vostra realtà e se volete la potete integrare anche con le altre due già pubblicate sull'ultima metà di aprile. Allora, partiamo da questo 8 di pentacoli. Cavaliere di spade. Pare esserci qualche situazione che per qualcuno con l'8 di pentacoli potrebbe essere lavorativa, dove vi sento come... Quello che vedo io sono i blocchi di partenza di una corsa con questo cavaliere di spade e voi che state partendo dritti per l'obiettivo. Però è anche vero che c'è un 9 di spade, quindi c'è qualche tipo di preoccupazione, qualche tipo di pensiero. Andiamo a vedere la regina di bastoni. Fante di coppe e 7 di pentacoli che avete già anche qui. È come se non aspettaste, come vi posso dire, l'aiuto di nessuno, il parere di nessuno. Vi sento proprio andare avanti per la vostra direzione. Andiamo a vedere il mondo. Tre di coppe, carro e matto. Qui c'è voglia, secondo me, ragazzi, di nuove esperienze. Allora, avete 3 carte di viaggio. Io sento che c'è bisogno di muoversi, c'è bisogno per qualcuno di chiudere un vecchio capitolo, può essere anche un vecchio capitolo lavorativo, per esempio, o un qualche tipo di quotidianità e smuovere un pochettino le cose. Diciamo che queste sono 3 carte di viaggio, quindi si tratta proprio o di spostarsi o di fare nuove avventure o di prendere un qualche tipo di decisione inerente a un percorso che avete fatto, perché comunque la carta principale è un mondo, quindi qui si tratta di arrivare ad un compimento, arrivare ad un risultato, chiudere qualche cosa. Può anche essere un percorso lavorativo, qualche abitudine che
Mi parlano dell'abbonamento in palestra. Magari a qualcuno risuona. Qualche abitudine che avete mantenuto fino ad adesso e che è ora magari di moderare piuttosto che tagliare. Può esserci un tema anche con degli amici, qui. Con dei collaboratori potrebbe essere, con questo 3 di coppe. Sono persone con le quali c'è comunque un legame affettivo. Vi dirò, qualcuno di voi ho anche la sensazione che nei prossimi 10 giorni possa iniziare come a organizzare, mi viene da dire, un viaggio di gruppo proprio, una nuova esperienza. Andiamo a vedere il 7 di pentacoli. È come se foste andati dritto verso qualche cosa di che vi impegna nella quotidianità, la palestra, il lavoro, la routine casalinga, qualche cosa che vi impegna nel quotidiano. È come se foste andati dritti e adesso c'è come un ok, ho bisogno di dare questo passo, di fare questa svolta, di arrivare a questo obiettivo. Allora, per il 7 di pentacoli abbiamo un 2 di bastoni, un 2 di coppe, un imperatore, un re di coppe e un 5 di spade. Sapete che cosa ho la sensazione con queste carte? Che cerchiate un partner lavorativo e un partner romantico e che non sappiate voi neanche bene se vogliate le cose insieme. Ovviamente non sarà così per tutti, magari avete già un partner. Cioè, ho la sensazione che non sappiate bene che cosa sia più importante per voi in questo periodo, se prediligere, per esempio, il lavoro o la parte emotiva, la parte... Qui potrebbe anche essere un partner per un viaggio, come vi ho detto prima, c'è voglia di sperimentare, di fare esperienze nuove. Fatemi sapere nei commenti se e come vi risuona. Però io ho la sensazione che vogliate un po' il pacchetto completo, infatti qui abbiamo il mondo, c'è un 2 di coppe, come se mm, c'è voglia di espandere. Allora, per qualcuno vi dirò, può anche essere che ci sia una situazione particolare di coppia piuttosto che lavorativa che non vi permetta di potervi allontanare, di fare questo viaggio, questa esperienza. Perché effettivamente con il 2 di bastoni c'è una certa indecisione sul da farsi, è come se doveste prediligere da una parte la vostra stabilità e quindi qui ritorniamo un po' all'8 di pentacoli, a quello che fate nel quotidiano, potrebbe essere il lavoro, la parte monetaria. Dall'altra parte qui c'è come una sezione emotiva, quindi è come se qualcuno di voi non sapesse bene da che lato andare, a che cosa dare priorità, su che parte investire energia. Andiamo a vedere il 5 di coppe. Cinque di bastoni, 3 di pentacoli, 5, 5, 5, 5 di coppe, 5 di bastoni, 5 di spade. Conflitti. C'è bisogno di cambiare qualche cosa? C'è bisogno di cambiare, secondo me, il modo di percepire la cosa, nel senso che non deve essere necessariamente o uno o l'altro, ma potrebbero essere tutte e due insieme. Probabilmente questo 5 di spade è qui perché non sapete come incastrare le due cose, la parte romantica, se vogliamo, e la parte materiale. Però io ho come l'idea che dobbiate come creare in realtà una coesione, una condivisione, una costruzione. Difatti qui abbiamo l'imperatrice, l'imperatrice è una carta molto materiale ed è una carta di espansione ed è un 3 e qui abbiamo un 3. È anche un tema che secondo me fa riferimento a delle responsabilità
E questa regina di bastoni, vi dico che potrebbe essere la persona di riferimento, quindi essere un sagittario per qualcuno, o avere comunque ascendente sagittario, qualcosa per lo stile. C'è un segno di fuoco, mettiamola così, lasciamola larga. Andiamo a vedere il giudizio, perché con questo giudizio io ho come la sensazione che vedrete, anzi, le cose da un altro punto di vista. È come se ad un certo punto riusciste a vedere le cose in prospettiva. Tenete presente che il 5 di bastoni sono le lotte di poco conto, sono le discussioni per le cavolate, perché l'hai messo lì invece che perché l'hai messo là. Qui c'è come da puntare al costruire qualcosa, al capire, secondo me, che tipo di responsabilità ognuno delle componenti del gruppo o della coppia possa assumersi, o sia, diciamo così, doveroso assumersi. Vi dico, con il matto, il 3 di coppe e il mondo, il fante di coppe, potrebbero anche esserci dei temi con i figli, eh? Può essere che il viaggio si voglia organizzare con i figli. Qui con questo 10 di spade sento che non si è... anche il re di spade girato al contrario. È come se non si fosse ancora pronti per chiudere questo capitolo, questo ciclo. Diciamo che quando arrivo al giudizio è perché c'è come una chiamata dall'alto, c'è la presa di consapevolezza, il lampadario che si accende e quindi è un qualche cosa che prende senso, è come se vi arrivassero improvvisamente tantissimi pezzi del puzzle e riusciste a vedere il disegno generale di tutta questa cosa. E tenete presente che è una carta di risveglio. Una volta che c'è la comprensione si può sviluppare la compassione e chiudere un cerchio, che si inizia col 9 di spade e si termina col 10 di spade. Andiamo a vedere anche il 9 di bastoni. Cavaliere di pentacoli e 6 di pentacoli. Sento che le cose a fine periodo potrebbero essere più equilibrate. Potrebbero anche arrivare dei contratti effettivamente per qualcuno, quindi se per voi fosse una questione lavorativa, considerato che qui abbiamo avuto l'otto di pentacoli, e ci fossero come questi progetti con qualcuno a livello lavorativo, sento che sì, con il Cavaliere di Pentacoli vi dicono di andarci con calma, di essere prudenti, di prendere le vostre precauzioni con il 9 di bastoni, che però comunque può esserci uno scambio alla pari, uno scambio equo. Può essere uno scambio tra i due settori, come abbiamo visto prima, quello materiale e quello emotivo, può essere uno scambio tra voi e questo gruppo, tra voi e l'altra persona. Se fosse una questione romantica, sento che c'è come bisogno di elaborare su certe cose concrete, cioè come se doveste capire un po' quali sono, qual è la dinamica intera della situazione, compresa non solo magari la parte emotiva, ma anche proprio la parte pratica. Vi dico che per qualcuno sarà un po' come conciliare la parte lavorativa e la parte della famiglia o dei figli soprattutto, perché qui ho mondo 3 di coppe, matto, fante di coppe. Mm. Andiamo a vedere qualche oracolo, ragazzi. Diciamo che la cosa che arriva, ehm, secondo me, è come un po' questa vivacità, questa dinamicità, potrei anche dirvi questa fretta di costruire. C'è come questo momento dove si definiscono, se vogliamo, gli obiettivi e poi c'è come subito questa voglia, questo entusiasmo di costruire.
Quindi per molti sarà veramente pianificare le vacanze, questo viaggio, questa esperienza, questo trasloco, questa, non lo so, emigrazione mi viene da dire. Ok, andiamo a vedere quale potrebbe essere una possibile difficoltà di questo periodo. Perché mi è difficile essere autentico o autentica? Potreste aver paura di deludere qualcuno, paura di far soffrire. Andiamo a vedere una potenziale credenza limitante. Poi bisogna vedere se vi risuona. Perché resto attaccata al passato. Eccolo qua, il 5 di coppe. In realtà è l'unica carta, eh? Ah beh no, c'è il giudizio. Beh. Può essere che ci sia da chiudere un capitolo, eh. Tenete presente che il mondo è una carta dove c'è una chiusura che ingloba un nuovo inizio, mentre un altro dei significati del giudizio è proprio la rinascita. E qui abbiamo anche un 10 di spade che è un arcano minore della morte che rappresenta anch'essa la rinascita. C'è come una nuova fase di apertura, se vogliamo, perché non posso fare niente da solo. Qui c'è qualcuno che probabilmente pensa di aver bisogno di un gruppo o pensa di aver bisogno di amici, di compagnia. O è come se pensaste di non riuscire, o magari ne siete consapevoli perché non è che si hanno sempre tutti gli strumenti, di costruire qualche cosa a livello lavorativo da soli e quindi c'è un po' come dire un blocco se vogliamo. Andiamo a vedere un pensiero su cui riflettere. Riconosco di meritarmi più di quanto penso e agisco di conseguenza. Ma che bello, ragazzi! Bellissimo messaggio, quindi c'è sempre tanto amore per tutti nell'universo. L'amore di Dio è infinito, sta a noi aprirci, accoglierlo e crederlo possibile. Guardate che nella testa, nel settimo chakra, c'è la concezione, che è da lì dove parte tutta la legge di manifestazione, ma bisogna crederle le cose. Andate a spulciare i video sulle credenze limitanti della sezione degli abbonati. Ok, allora abbiamo carta numero 23. Infatti anche qui vi dice le vibrazioni dei pensieri. Noi siamo quello che pensiamo. Se io credo di non riuscire a fare tutto da solo, sicuramente mi creerò situazioni dove io da solo non ce la faccio. E quindi qui parla di scelte, scusate, scelte in risonanza. E poi parla come se ci fossero delle firme che lasciano, che sono un segno, come dei simboli, dei tratti, mi viene da dire. Per qualcuno vedo come è un bozzetto fatto con la penna stilografica blu. Fatemi sapere se vi risuona. Ce ne sono tantissime. Io ve le leggo tutte. Allora, sostegno. E qui il perché non posso fare niente da solo penso che sia riferito anche a questo 3 di coppe, no? La ricerca del sostegno. Inizio, quindi è come se aveste bisogno di iniziare qualcosa da soli. Coerenza, guardatevi allo specchio e cercate di essere sinceri con voi stessi. Energia, c'è da calibrare mente e cuore, da dare il giusto spazio. Tolleranza verso gli altri, ma anche e soprattutto verso noi stessi. Teniamoci pazienza. Non condizionamento o non attaccamento, mi verrebbe quasi da dire, e leggerezza. E anche qui c'è una fatina che vola, quindi vi dice di prenderla un po' più con filosofia. Amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione. Fatemi sapere nei commenti, sostenete il canale con un like, un hype, la vostra iscrizione o la condivisione del video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me, vi basta scrivermi una mail oppure abbonarvi al canale. Guardate le playlist con le copertine lilla, quelle sono riferite al percorso di crescita e tenete presente che sono decenni dei miei studi personali e professionali che io sto condensando e mettendo lì a disposizione per voi.
Detto questo vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!